Il film inizia con una musica porno soft che ci mostra subito l'anello del potere. Nel frattempo vediamo delle persone brutte, santi Dio, e i Nazgûl cavalcare contro luce. Facciamo la conoscenza del nostro narratore che ci presenta gli Hobbit. È già disturbante sta roba. E siamo solo a 4 minuti. E mentre qui è uscito il sole, sul nostro film arriva Bilbo Baggins. E se ci fate caso, quella che dovrebbe essere Hobbitville è in realtà uno studio televisivo. E credo anche che gli attori siano ubriachi anche nell'anima. E in questa scena chiaramente a voi sembra russo, ma quello è chiaramente Satana che sta parlando al contrario tramite gli attori. Nel frattempo arriva Gandalf che fa gli auguri a Bilbo per il suo 111° compleanno. Vi ricordate per che cosa era famoso Gandalf? Ti ricordi, Mattia, per che cosa era famoso Gandalf? Bene, Gandalf era famoso per i fuochi d'artificio. Creava dei giochi pirotecnici spettacolari con le sue magie. Ma guardate qui. И вот тебе от меня подарочек. Bilbo dice a Gandalf di voler lasciare tutto a Frodo, incluso l'anello del potere, e di voler partire per un ultimo viaggio. Shhh, finta di niente, andiamo avanti che sto film dura 2 ore. Ci presentano finalmente il nostro eroe, Frodo, che qui ha chiaramente gravi problemi. Bilbo nel frattempo si mette l'anello per sparire. Cioè, per allontanarsi dalle inquadrature mentre le telecamere puntano su altri personaggi. Frodo è dispiaciuto per la partenza di Bilbo e Gandalf gli mostra l'anello che gli è stato affidato. I Nazgûl cavalcano nella neve. E che cazzo è sta roba? No, ragazzi, piano. Questo è quello che si vede durante un trip di acidi. Dovrebbe essere una scena di battaglia, ma è in green screen, a scatti, e con una confusione che neanche il Cocoricò. Vedi? Come sono giovane faccio le battute sul Cocoricò. Sapete perché secondo me le scene di Hobbitville sono fatte in studio mentre quelle dei Nazgûl sono fatte in esterna? Perché nella cazzo di Russia la temperatura più alta sono i 10 gradi del 15 d'agosto, mentre per il resto dell'anno è neve. Mentre Hobbitville è un villaggio collinare con un clima primaverile. Se ben vi ricordate, almeno chi ha letto il libro, il capitolo prima dell'incontro con Tom Bombadil racconta solo ed esclusivamente di quanto fossero verdi quelle cazzo di colline. Aspettate, voglio fare questa cosa. 3, 2, 1, via. Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, se ne infischiano del cielo i cosacchi dello zar, col colbacco e gli stivali, camminando tutti in fila. Continuando nel film vediamo che in una bellissima mattinata di green screen sereno, un flashback ci mostra la nascita di Gollum. E siccome un lago caldo e non ghiacciato in Russia non lo trovi, come avranno fatto una scena sott'acqua? E alla fine l'attore non è neanche bagnato. Gollum uccide il suo amico e alla fine si sente un suono che ricorda vagamente quello di venerdì 13. Ecco a voi Gollum. E se ci fate caso, anche il narratore ci rimane male alla sua vista. Frodo, Sam, Merry e Pipino partono in direzione di Brea e dalla neve capiamo di stare sempre in Russia ma lontano da uno studio televisivo. Quelli che sicuramente sono qualsiasi aggettivo negativo tranne che i nostri eroi vengono braccati dai Nazgûl. No, manco ci provano, vanno via.
Pensate che sto film mi faceva talmente schifo che mentre lo vedevo su YouTube, vedere le inserzioni pubblicitarie con Elettra Lamborghini mi rasserenava. Arrivano finalmente alla taverna di un villaggio e quelli sono chiaramente caratteri elfici. Lo so, è cirillico, ma devo illudermi in qualche modo, no? Seguono poi scene inutili di dialogo che grazie a Dio ho saltato perché non capisco un cazzo di russo. Inoltre a un certo punto ho dovuto per forza togliere l'audio, altrimenti l'alternativa era questa. Когда Гендальф попросил нас помочь тебе, I nostri scarti di un circo degli orrori si fermano a riposare dopo una giornata di neve, studi televisivi e green screen brutte. Vengono però attaccati da zombie, anche se sembra di più il video musicale di Tarzan Boy. Proseguendo il loro cammino vengono attaccati da un attore che muove le braccia come se fossero radici. La battaglia è senza esclusione di colpi, la pianta è troppo potente. Arriva finalmente Tom Bombadil! Oh! Che sconfigge la pianta e guarda in macchina. E sto stronzo guarda in macchina. E lasciamo poi perdere la scena a casa di Tom Bombadil e sua moglie, vi prego. I 4 ripartono e... che cosa ci fa lì Goldust? Arrivano di botto in un cimitero. Frodo, facendo finta di toccare lapidi messe in post-produzione, perde i suoi amici. Il potere di Cristo ti espelle! E adesso capite perché lo recensisco io che parlo principalmente di horror? Ammettetelo che è più disturbante di una tortura cinese. Arrivano a Brea e dopo alcune scene infinite dove ballano, mangiano e parlano, conoscono finalmente Aragorn il Ramingo. Sei risoluto, piccolo Hobbit. Sì, ok, torno a recensire quello russo, però capitemi. Però dai, ammettiamo che l'entrata d'effetto dei 2 Aragorn è simile. Cosa volete? Che siate più attento, non è un gingillo quello che portate. Visto? Neanche ci fa caso uno. Aragorn propone agli Hobbit un'alleanza e decide di portarli a Gran Burrone. E alla fine sovrappongono le mani come fanno le squadre amatoriali di basket prima di iniziare una partita. Fuori la grinta! Tornano di nuovo i Nazgûl e inizia lo scontro tra il bene e il male. Frodo viene ferito. я не ваш, я вам не дамся. Si risveglia a Gran Burrone e grazie a Dio ci hanno risparmiato la scena con i cavalli d'acqua, grazie a Dio! Inizia il consiglio per discutere il futuro dell'anello. Ma è Matt Damon quello? È deciso, sarà Frodo a portare l'anello a Mordor, che culo, eh? E sarà affiancato dalla Compagnia dell'Anello. Uno per tutti, tutti per uno! Ora, io non ricordo bene tutti i nomi dei personaggi, tutti i nomi delle creature, ma vi ricordate quella scena nel film, quello fatto bene, bello, dove loro stanno andando verso la montagna e vengono attaccati da quel grande stormo di uccelli? C'è anche qui. Arrivano alle miniere di Moria e... No vabbè, adesso basta, cioè io mi faccio andare bene tutto. E la Russia degli anni 90, e il budget inesistente, e tutti i problemi mentali degli attori che hanno partecipato, e Satana che lo ha diretto. Ma che cazzo significa questa scena? Cioè, i russi, come hanno reagito a questa scena? Frodo che cade e oh, successa una cosa che ho capito perché sono russo. E poi non è che la situazione vada a migliorare, sia chiaro. Arrivano gli orchi. E inizia lo scontro. Purtroppo. Non è assolutamente diverso dagli altri.
Aspettate, vediamo se con una musica epica da battaglia la situazione cambia. Sì, cambia. Ma solo se chiudi gli occhi. Merry è ferito, ma fortunatamente Aragorn gli impara il balletto YMCA e lo guarisce. Dopo aver visto la spada d'alluminio di Aragorn, arrivano al villaggio di Galadriel. E se siete interessati a sapere com'è l'inferno, eccovi accontentati. Ora guardate con attenzione questa scena. Al posto dell'oscuro signore tu avresti una regina! E come pensate l'abbiano fatta i nostri amici russi? No, 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 non può essere vero, non può essere vero. Fatemi svegliare, vi scongiuro. Ma se pensate minimamente che a 5 minuti dalla fine non si possa cadere più in basso, ecco come hanno fatto l'occhio di Sauron. Это я, черный властелин Саурон. Я слежу за вами. Отдай мне кольцо Фродо. Ehi Mela, Mela, ehi! E per concludere, ripensate al meraviglioso ed emozionante finale di Peter Jackson, dove dopo un ulteriore scontro con gli orchi muore Boromir e la compagnia si separa. Dove vediamo Sam che quasi affoga pur di rimanere vicino a Frodo per mantenere una promessa fatta a Gandalf, che nel film russo, grazie a Dio, a un certo punto sparisce e non lo vediamo più, e ci hanno risparmiato la scena col Balrog. È quel coso, il mostro, quel tu non puoi passare. Dicevo, dopo questa meravigliosa scena dove i due si promettono eterna amicizia, si chiude il primo capitolo di un capolavoro senza tempo. Il finale, qui, rispetta tutto ciò che il film è stato finora. Nel finale, quello che dovrebbe essere Boromir strozza Frodo per finta e cerca di togliergli l'anello. Frodo dice una frase del tipo «Ah sì, mi sono offeso, vado via da solo». Incontra Sam, o meglio quello che secondo i russi possa essere Sam, e partono verso nuove avventure. Ma io spero finiscano non a Gran Burrone, ma in un burrone grande, pieno di siringhe, cinghiali e topi con la rabbia. E questo era l'apoteosi dello schifo. Non si può toccare un fondo peggiore di questo. Anzi, l'espressione toccare il fondo è limitante. Questo film ha toccato il fondo. Toccando il fondo ha generato una crepa e ha continuato a sprofondare. Come i miei coglioni durante la visione. Piace l'allusione, l'assonanza è bella. La cosa grave è che hanno fatto un progetto senza avere i soldi, i mezzi e il talento per farlo. Il fantabosco a confronto è oro colato! Non cercatelo e non guardatelo. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima recensione. O magari no.